Ciao, sono qui in un bosco nei dintorni di Trento e sto facendo delle misure con i due forestali che mi accompagnano, Federico e Sara, per capire meglio se questo bosco è equilibrato o se ha degli squilibri. Per favore Federico, mi potresti tenere il cellulare così riesco a parlare? Ecco, sì, perché fare misurazioni? Perché attraverso le misurazioni si riesce a capire in maniera più precisa quali sono e quanto sono dimensionate le varie componenti del bosco. Le componenti principali in un bosco quali sono? Sono la componente arborea, quella costituita dalle piante più grandi, qua sono faggi, larici e abeti. Poi c'è una componente arbustiva, lì si vede una chiazza di arbusti, probabilmente è venuta su perché c'è più luce in quella zona rispetto ad altre zone. E poi c'è la componente erbacea, ne vediamo qui poca, qua è poco sviluppata, anche qui perché c'è poca luce, ma già lì se ne vede di più. E queste componenti, soprattutto quella erbacea e arbustiva, danno spesso degli indici sulla stazione, sulla specifica stazione nella quale ci troviamo, perché ogni zona, ogni territorio, in base al tipo di suolo, in base al clima di quella zona, è adatto alla vegetazione di determinate specie arboree, arbustive, erbacee, che sono quelle che si trovano meglio in quella zona e che possono svilupparsi in maniera migliore. Piante che di altre zone in quell'area si svilupperebbero male, sarebbero deboli, sarebbero fragili. Oltre alle componenti vegetali poi ci sono le componenti animali, in particolare la macrofauna, la mesofauna e la microfauna, soprattutto i decompositori che permettono alle piante cadute o ai rami di decomporsi, di ritornare nel ciclo vitale della foresta e di mantenere la fertilità del bosco. Un bosco sostanzialmente può essere paragonato a una società umana, che è fatta da giovani, vecchi, adulti, bambini, neonati. Se ci spostiamo ti faccio vedere magari qualche neonato di questo bosco, vieni con me. Ecco, vedi, questa per esempio è della rinnovazione di faggio dei giovani appena nati o nati da pochi anni, insomma. E quindi è come una società, quindi il bosco è come una società, è soggetta a delle perturbazioni. Ci sono delle persone che muoiono di malattie, di vecchiaia, e che vengono sostituite da altre persone giovani che mantengono comunque la popolazione vitale. Le perturbazioni di fatto in un bosco sono dovute alle patologie. Le patologie di per sé sono una cosa naturale. In ogni bosco ci sono delle patologie, e come ci sono delle patologie ci sono anche degli antagonisti dei patogeni che sono sempre presenti in bosco. E di fatto in ogni bosco, in ogni momento, ci sono delle piante che muoiono e ci sono delle piante che nascono. La gestione di fatto imita un po' queste dinamiche, perché cerca di indurre delle perturbazioni artificiali fatte dall'uomo, prelevando alcune piante e non altre, e creando appunto delle piccole perturbazioni che vedete qui. Per esempio lì c'è una pianta che è stata atterrata per fare magari spazio a un nucleo di rinnovazione che si potrà sviluppare meglio, oppure per liberare una pianta vicina che era un po' soffocata. Quindi ci sono vari motivi, no? Che poi la tecnica e la gestione forestale poi adotta per far sì che sostanzialmente il bosco rimanga con un suo equilibrio e che riesca a svolgere quelle funzioni che noi chiediamo tutti i giorni al bosco, che sono quelle di protezione, per esempio, di protezione dei suoli dalle valanghe, dai sassi, di regimazione delle acque, ma anche di produzione di legname o di altri servizi o di ricreazione o altro, insomma. Ecco, spero di essere riuscito a darti un'idea di come viene svolta la gestione forestale qui da noi in provincia di Trento, e adesso ti dovrei però salutare e riprendere l'attività che stavo facendo prima. Ciao, adesso ti devo salutare.